Ciao a tutti amici, so che ci state seguendo in tantissimi da tutti i social, YouTube, Facebook, Instagram, grazie di essere qui. Oggi facciamo insieme dei cornetti ma di un impasto molto soffice e li faremo anche con un ripieno salato. Quindi vado a mettere le due farine all'interno della ciotola della planetaria, voi appunto mettetela dentro una ciotola o su un piano di lavoro se lavorate a mano, il lievito di birra disidratato. E poi dentro ad una caraffina vado ad aggiungere, vedete che c'è già l'acqua, vado ad aggiungere la dose di latte. Dentro vado a sciogliere lo zucchero, anche il miele. Io ho utilizzato del miele di acacia, che è quello diciamo un po' più neutro, potete usare anche un millefiori volendo. Cominciamo a mescolare e all'interno aggiungiamo anche l'olio. Azioniamo la planetaria e poi pian piano mettiamo tutto il contenuto della caraffa qui dentro. Ovviamente tutto si andrà ad incordare. Cosa significa incordare? Che l'impasto si attorciglierà intorno al gancio staccandosi dalle pareti della ciotola della planetaria. Allora lì in quel caso abbiamo l'impasto già pronto. Quando lo troviamo ecco così, diminuiamo un pochino la velocità e andiamo a mettere all'interno un po' di strutto alla volta, tipo ecco una quantità del genere. E ovviamente lasciamo che l'impasto assorba lo strutto prima di aggiungerne altro, ok? Il sale nei lievitati va aggiunto all'ultimo. In questo caso, siccome stiamo aggiungendo lo strutto, possiamo anche metterlo magari alternandolo, tanto sono gli ultimi ingredienti da aggiungere. In questo modo anche il sale avrà il tempo di sciogliersi. Qui ormai, come vedete, si è completamente staccato tutto dalla ciotola e il nostro impasto, guardate, è molto bello, molto elastico, proprio una meraviglia. Ecco, e ora cosa facciamo? Semplicemente gli diamo una forma di palla, lavorandolo in questo modo, girando e tirandolo un pochino in questo modo, in modo che diventa un po' teso, diciamo, e anche nella lievitazione invece di accasciarsi spingeremo verso l'alto. Quindi questa operazione che si chiama pirlatura dà un po' questa forma. Guardate com'è bello liscio e perfetto. Quindi prendiamo una ciotola. Io ci ho messo dentro un goccino di olio perché cosa succede? Poi una volta che sarà lievitato sarà facile che si stacchi appunto dalla ciotola, se no rimane abbastanza incollato l'impasto. Mettiamo all'interno di questa ciotola, copriamo con la pellicola trasparente e lo lasciamo lievitare per un paio di ore. Ci siamo! Questo è il nostro impasto dopo un paio di ore. Io lo tengo semplicemente nel forno spento, chiuso dentro. Poi dipende dalla stagione, se è una stagione molto calda magari lieviterà prima, se è un po' più fredda ci impiegherà un pochino di più, però voi dovete vedere che più o meno abbia non raddoppiato ma triplicato il volume. Allora, quindi adesso la cosa da fare è prendere una teglia, quella del vostro forno, e ritagliare un pezzo di carta forno io ce l'ho da 36 cm, comunque basta 35 x 50. Perché vi dico questa dimensione? Perché adesso noi andremo a diciamo rovesciarlo sulla teglia, che tra l'altro sulla carta forno, che tra l'altro devo oliare leggermente, e poi lo stenderò in modo molto spartano e lo metterò a raffreddare in frigorifero, altrimenti sarà poi difficile, siccome è molto morbido, stenderlo e ottenere i nostri triangolini che ci serviranno per fare i cornetti. Quindi ha bisogno di un riposo di un'oretta in frigorifero. Quindi io adesso ribalto il mio impasto qui. È importante che voi lo sigigliate bene perché non deve prendere aria, non si deve asciugare, non deve prendere odore in frigorifero e deve trascorrere un'ora. Questo servirà, come vi dicevo, poi a stenderlo in modo più preciso. Ecco, così. Infatti ti do questo, grazie. Ecco qua. Ed eccolo qui. Allora togliamo la pellicola di sopra, vedete questo è quello che io, come avete visto pochi istanti fa, ho steso in modo molto grossolano, però come vi ho detto di ritagliare un foglio da 35 x 50, esattamente questa dimensione, che io dovrò andare a ricoprire interamente stendendolo col mattarello.
Allora, ho detto che dovrebbe essere 35 centimetri, ok? Quindi dobbiamo andare a innanzitutto tagliare questo rettangolo nella metà precisa. Quindi cosa facciamo? Prendiamo le misure, ok? Ok, e a 17,5 facciamo una bella riga, poi ne facciamo un'altra al centro e un'altra qui. Ecco qua. E poi, come mi dice la mia amica Patti che ha fatto la sarta, per andare dritta bisogna guardare il punto che vuoi raggiungere e allora generalmente vai dritta. Ora ci vuole di nuovo, io giro questo perché dobbiamo fare la base di ogni triangolo che deve essere 10 cm, ok? Quindi questo abbiamo detto che è 50 e quindi a 10 cm andiamo a fare un taglietto, ok? Lo so che è più difficile da dire che da fare, 10 cm, quindi a 20, io faccio un puntino, a 30, a 40, vabbè il 50 è lì. E ovviamente invece da questa parte dovremmo partire prima da 5 praticamente e poi anche qui contare 10, perché questa è l'apice ovviamente, quindi partiamo da 5, sempre tenete il foglio come misura, poi saremo quindi a 15, aggiungiamo sempre 10, a 25, a 35 e a 45, ok? Questo abbiamo detto che lo teniamo da parte, poi partiamo da qui e andiamo verso qui e otteniamo dei triangoli, come vedete. Non preoccupatevi se magari qualcosa si sposta, lo rimettiamo esattamente dove deve stare. Ok, allora, prima cosa che bisogna fare una piccola incisione di un paio di centimetri sulla base del triangolo, in questo modo. Perché? Perché poi andiamo a divaricare leggermente la base e cominciamo ad arrotolare, in questo modo. Ed ecco il primo cornetto che vado a mettere sulla teglia in questo modo e quindi procediamo via via così per fare tutti i cornetti. Quindi facciamo un piccolo taglio, divarichiamo e poi giriamo in questo modo e così otteniamo i nostri cornetti. Vedete come sono diventati dopo una mezz'oretta di lievitazione? Quindi che si fa? Si prende l'uovo con il latte o la panna come volete e si spennellano i nostri cornetti. Perché? Perché andiamo poi a sparpagliare sulla superficie i nostri semini. In questo caso io ho scelto del sesamo diciamo chiaro, bianco, e del sesamo nero, ma potreste usare qualsiasi tipo di semi, non so, di papavero, di zucca, quello che preferite insomma. Adesso 180 gradi forno statico, oppure se lo usate ventilato a 160 per circa 20 minuti. I cornetti devono essere belli dorati. Prendiamo il nostro cutter, in questo caso ne prendo uno un po' più grande perché la crema è abbastanza e poi siamo un po' più comodi in questo modo. Come vedete il cutter è questo robot da cucina munito di lame molto diciamo lunghe che trita e potete fare anche delle creme appunto con il cutter. Quindi allora aggiungiamo alle nostre briciole di salame lo stracchino. Io ho scelto lo stracchino, ma voi potete utilizzare un altro formaggio molle magari che vi piace di più. Attenzione solo a non ottenere una crema troppo liquida perché ci serve una mousse, quindi deve essere morbida ma consistente. Quindi andiamo ad aggiungere la panna. Io uso panna fresca liquida, Quindi cornetti, mousse, abbiamo la nostra insalata, guardate, mettiamo sotto magari questa, poi io taglio il cornetto diciamo senza però aprirlo completamente a libro, qui lascio una parte salda in modo che si possa aprirlo ma non completamente, ecco così. Poi andiamo a spremerci dentro un po' di mousse
potete anche esagerare perché è talmente buona. Ok? Ci mettiamo dentro un pezzettino di insalata riccia che è molto bella anche da vedere. Ecco qua. E poi una fettina del nostro salame felino IGP. Guardate che meraviglia. Secondo me basta così. È stupendo, no? E noi abbiamo terminato la nostra preparazione. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle briochine morbide, quindi soffici, fatte con una pasta un po' brioche, che abbiamo riempito con una mousse di salame felino IGP. Abbiamo messo anche una fettina giusto per far sentire un po' la consistenza. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e che dire, alla prossima!